occupo da ormai, diciamo a tempo pieno, da ormai 5 anni, di quello che tu chiami il mondo del reale. Il progetto a cui lavoro ormai da 4 anni è un progetto che seguo insieme a un palermitano che si chiama Fabrizio Cammarata, è un cantautore. Siamo partiti per un viaggio, ancora lo consideriamo un viaggio, non è un film, non è un documentario. In viaggio alla ricerca di una domanda migliore a una domanda iniziale nostra che è la domanda sulla creatività, cioè sul processo di creazione. Qual è il primo momento in cui qualcuno, non per forza un creativo, qualcuno dice mi è venuta un'idea, ho un'idea, come si arriva a quel momento e come da quel momento la tua vita cambia per far sì che quell'idea, quella canzone nel caso di Fabrizio, quel film, quel racconto effettivamente poi si realizzi. La cosa che veramente mi riesce bene è quella di entrare in sintonia o quasi in amicizia, in intimità profonda con la persona che mi sta davanti. Quindi prima c'è un periodo che non è quantificabile, a volte è un mese, a volte è un anno, a volte come nelle storie che inseguo da tanto tempo sono 5-6 anni. Da quel momento in poi, quando so che ho un rapporto di intimità profonda con la persona che mi sta davanti o con la storia che mi sta davanti, allora prendo il ritmo con la persona, con la storia, prima ancora di andare con le telecamere sul posto. Quando è venuto il momento di agire con le telecamere, cerco di ricordarmi quel ritmo, quindi il modo che avevo di parlare con quella persona, i suoi tempi, in che modo risponde se qualche domanda è posta in un certo maniera o in un'altra. I even have a map to the house where the woman lives. And Una storia che è nata proprio adesso, è lo definisco un coming of age documentary, quindi un film documentario sulla crescita, sul diventare adulti, il cui protagonista ha 97 anni, vive a Verona, è un signore burbero, però a cui voglio benissimo, con il quale abbiamo deciso, o comunque in maniera quasi non detta, di iniziare un percorso di racconto che non ha fine. Quando una persona ha 97 anni si chiede probabilmente dove sarò domani. Lui mi dice sempre Luca, ogni volta ti scrivo un'email, lui è super tecnologico, dice Luca, e tu mi dici ok, ti rispondo il prossimo weekend quando ho un momento libero. Lui mi dice guarda Luca, una tua settimana sono 10 anni miei, se farà una settimana chi lo sa. Però ci siamo adesso accordati appunto per un tempo di ripresa illimitato, quasi una sorta di sfida, appunto il racconto della sua vita, una vita fatta di avventure enormi che sono strettamente connesse con la storia d'Italia. Lui è stato partigiano, è stato prigioniero politico, è stato in esilio per i due mondi, è stato in Venezuela, in Argentina, in America, poi è tornato in Italia. Ed è una storia che io auguro a lui io non riesca mai a concludere, visti gli accordi con cui abbiamo iniziato le riprese, diciamo.